Amici dell'arte bianca, buongiorno! Oggi insieme vi farò vedere un impasto ad alta idratazione gestito con la planetaria. Arriveremo all'80% di idratazione per un impasto fatto per avere un pane ciabatta, ok? Che stavolta faremo con un metodo diretto in giornata, ok? Vi farò vedere poi anche il risultato, eccetera, comunque per comunque darvi modo di fare anche questa piccola ricetta, veramente facilissima e quindi anche se non avete l'impastatrice spirale eccetera potete comunque fare ovviamente l'impasto ad alta idratazione anche con la planetaria. Bisogna soltanto seguire un attimo questa procedura, ok? Vi darò poi tutte le dritte per riuscire a fare questo semplicissimo prodotto da fare in giornata e che sono un attimo diverse sicuramente rispetto alle ciabattine con biga, alle ciabatte croccanti con biga, però comunque sono magari una valida alternativa per chi vuole fare qualcosa di veloce in giornata e non ha magari un prefermento o una biga già pronte. Ok, soprattutto è un impasto dedicato a chi utilizza la planetaria, diciamo, perché comunque anche l'80% a mano ve lo sconsiglio naturalmente. Resta al massimo diciamo sul 70% l'impasto a mano, secondo me. Poi se riuscite a fare anche altro, complimenti. Ecco, adesso vediamo proprio tutto. Vi do prima di tutto gli ingredienti per fare questa fantastica ricettina, molto molto easy. E poi vediamo proprio come impastare e tutti i passaggi fino al risultato finale. Sigla! Ingredienti: 500 g di farina di forza, va benissimo una Manitoba, 400 g di acqua fredda, 13 g di sale, 10 g di zucchero bianco semolato, 3 g di lievito secco o secco attivo oppure 8 g di lievito fresco. Cominciamo montando sulla nostra planetaria la foglia, mi raccomando, non il gancio. Inseriamo la nostra acqua fredda e tutta quanta la farina con il lievito e lo zucchero. Mi raccomando, il sale lo mettiamo poi alla fine. Facciamo girare inizialmente a piano per amalgamare il tutto e poi passiamo poi adesso subito sull'alta velocità, ok? Per far incordare con la nostra foglia. Ecco. Per cui 5 minuti circa con la foglia e vedrete che in meno di 5 minuti avrete l'impasto incordato in questa maniera. Ecco, quando vedete che così si sta proprio per staccare dalla ciotola, dal fondo, è proprio incordato, ma dobbiamo inserire immediatamente il sale a questo punto. Quindi abbassiamo leggermente, diciamo, mettiamo su una media velocità, una media bassa velocità, inseriamo il nostro sale e poi possiamo un po' alzare, anche se in realtà ecco, dobbiamo cercare di farlo inserire molto bene, per cui comunque potete anche farlo andare non velocissimo, potete anche utilizzare una media velocità che comunque vi aiuterà nell'inserimento proprio un po' più omogeneo del sale, diciamo, anche perché abbiamo proprio un impasto molto molto incordato. In neanche 5 minuti abbiamo fatto un 80% di idratazione qua in planetaria. Ecco, io mi sono attenuta, diciamo, ai 500 grammi di farina proprio per farvi una ricetta dimostrativa e anche in base diciamo alla planetaria perché non è grandissima. Io ne ho 5 litri, se voi avete una 10 litri potete sicuramente provare con un chilo di farina, assolutamente, ecco, va un pochino in base a tutto. Non esagerate perché ecco, dovete far andare al massimo per incordare. Ecco, adesso vedete il nostro bellissimo impasto che è bello incordato, diciamo. Adesso l'unica cosa, comunque per dargli un po' di forza con queste alte idratazioni, lasciamo riposare per una mezz'oretta, massimo 40 minuti, diciamo 40 minuti, con il coperchio ermetico in questo caso, e poi andiamo a fare, eccoci qua,
le nostre pieghe di rinforzo, ok? Molto importante, soprattutto diciamo se facciamo un impasto in planetaria, ma io col pane ciabatta faccio le pieghe di rinforzo comunque sempre anche con l'impastatrice a spirale. Mettiamo un pochettino di farina sul banco, se volete, vi facilita il tutto e iniziamo a fare la prima piega di rinforzo dopo circa 40 minuti, mezz'oretta. Non aspettiamo tantissimo perché ecco, va un po' in base anche alla dose di lievito che mettete, ecco. L'impasto, questa lievitazione è abbastanza veloce perché volevamo fare una prova per cui attendiamo soltanto mezz'ora, 40 minuti. Allora, seconda piega di rinforzo, ragazzi. Guardate il nostro impastino, bello, si stacca bene dalla ciotola e questa è una cosa molto molto positiva, giusto perché abbiamo incardato bene comunque l'impasto, avremo un bel risultato, ok? Se seguite tutto il video fino alla fine, così, mi raccomando, la parte aperta, diciamo, dell'impasto deve sempre poi richiudersi, quindi lasciate all'esterno la parte liscia, riprendete così, la girate in questa maniera ogni volta di lato, così abbiamo proprio un impasto, un bel impastino, 80% di idratazione, un impastino molto piccolo per me perché solitamente faccio almeno 1 chilo di farina, però diciamo con le planetarie non è possibile sempre fare 1 chilo di farina, quindi stavolta la facciamo così, ok? Dopo un riposo di circa 2 ore abbiamo il nostro impasto che si presenta in questa maniera, quindi è praticamente raddoppiato. A questo punto cosa facciamo? Dobbiamo stagliarlo, però non proprio del tutto, lo stagliamo intanto in 2 pezzi, ecco, in 2, diciamo, in 2 colonne, in 2 pezzi proprio, e li dividiamo, li lasciamo comunque belli divisi. Adesso cerchiamo di formare un rettangolo, ok? Prepariamo uno strofinaccio pulito, magari potete metterci su un pochettino di farina e poi, oppure un telo di lievitazione come quello che ho io qua. Allora, formate un rettangolo in questa maniera e andate a tagliare a metà, ok? Mettendo a riposo qua sul telo di lievitazione la prima parte e poi anche l'altra parte, però ecco, mi raccomando, dividendole con il nostro telo che abbiamo apposta per queste cose, anche per le baguette, va benissimo. E poi ecco, mi raccomando, le dovete lasciare divise aiutandovi con il vostro panno e poi mettete qualche cosa che le lasci comunque, diciamo, in linea. Allora, a questo punto ci siamo quasi, ragazzi. Praticamente dobbiamo fare l'ultima lievitazione che dura circa 40 minuti, però dopo una ventina di minuti iniziamo già a accendere il nostro forno di casa, ok? Potete poi cuocere, se avete una pietra refrattaria è veramente il top, la lasciate magari una ventina di minuti perché deve scaldarsi veramente bene sul ripiano centrale, ok? Altrimenti se non avete la pietra refrattaria non c'è problema, prendete una teglia e la mettete a pancia in giù praticamente, così avete tutto il ripiano per poter infornare i vostri pani ciabatta, ok? Come vi farò vedere anche senza pala tranquillamente. Adesso vi farò vedere proprio come fare. Allora, prima di tutto prepariamo dei pezzi di carta forno di belle dimensioni, diciamo, ho utilizzato un foglio per tutte e 6 le ciabatte che andrò a fare e andiamo a stagliare nelle dimensioni, diciamo, desiderate. Io ho creato 6 ciabatte con questo impasto da 500 grammi, ecco, di dimensioni normali, diciamo, non esagerate. Adesso capovolgo, ok, così la piegatura diciamo resta in alto, è anche una cosa molto bella da vedere secondo me, quindi fate attenzione, ribaltiamo adesso praticamente la nostra ciabatta e la andiamo a infornare in questa maniera, ecco. Dopo, se per voi è più semplice, potete tagliarla anche al momento prima di metterle nel forno, va benissimo, sono solo 2 modi un po' diversi di stagliare, è anche semplice magari stagliare appena prima di infornare.
Adesso abbiamo preriscaldato per circa 20 minuti il forno e sul statico naturalmente ho già inserito là in fondo il mio steamer, che è comunque una scatola d'acciaio in cui io inserisco l'acqua oppure comunque il ghiaccio in questo caso, e serve proprio come vaporizzatore per creare vapore. Altrimenti potete usare un pentolino naturalmente da appoggiare sempre sulla pietra. Allora abbiamo 260 gradi. Cominciamo a mettere il ghiaccio sullo steamer. Io vi lascio comunque i contatti per avere lo steamer se siete interessati anche per l'F1, è molto pratico, diciamo, anche per il pane, anche per altre cose. Ecco, adesso andiamo direttamente a mettere sulla pietra le nostre ciabatte e chiudiamo. Abbiamo infornato a 250 gradi con la base a 270 e guardate un po', comunque abbiamo una cottura molto croccante sopra ma anche sotto, perché comunque abbiamo avuto la base molto calda, che ci ha consentito anche questa bella alveolatura. A questo punto, come al solito, vi chiedo di iscrivervi al canale con la campanella per avere le notifiche dei prossimi video sull'app di YouTube, naturalmente tutto gratuito ovviamente, e di mettere un like se vi è piaciuto questo video.